Ciao a tutti, oggi sono qui con il Kurzweil SP67. Sono qui con la Kurzweil SP67, rido perché prima l'ho detto malissimo perché ho sbagliato. Sono qui in compagnia di Marco Ballarani a casa sua che mi ha fatto la cortesia di farmela provare e di fare questo video da lui, come spesso capita, sono qua, come vedete, dove c'è dove c'è Marco c'è un Hammond, poi c'è un altro amico Giorgio che è qui con noi che non riveliamo fino in fondo la- il nome completo, ma insomma siamo qua in compagnia, diciamo, oggi e sto provando il corso, come avete sentito, prima ho fatto un pezzettino per metterlo in un contesto, diciamo così, insieme a un basso, magari poi ci metto su anche una chitarra, vediamo. E niente, lo stavamo provando. Allora, vabbè, è l'ultimo arrivato, se non sbaglio, di casa Kurzweil ed è una workstation con all'interno la flash play, chiaramente più diciamo ridotta rispetto a quella dell'ammiraglia e delle sottoammiraglie, diciamo, ma comunque contiene, diciamo, l'ultima generazione sonora di Kurzweil. Io ho già fatto un test, diciamo così, un test, vabbè, insomma, queste chiacchierate così suonando, di un'altra, della SP6, che diciamo, tra virgolette, è abbastanza simile a questa, nel senso che racchiude un po' questa versione ridotta dei suoni dell'ultima generazione Kurzweil. Ultima generazione sulla quale io sono stato tante volte, nel senso sulla quale ho fatto tanti video, proponendo anche a volte delle comparazioni con quella vecchia, perché io a quella vecchia sono particolarmente affezionato perché l'ho usata tanto tempo per lavoro, cioè nel senso, a parte l'affetto quello emotivo e musicale, ci ho anche lavorato tanto, quindi la conoscevo anche, ne conoscevo la resa. Poi è arrivata questa nuova generazione che è cambiata radicalmente da certi punti di vista, campionamenti di pianoforte, campionamenti di piani elettrici e tutto il resto, l'FM, un sacco di cose. E i suoni sono cambiati tanto, però diciamo che nella loro espressione massima, cioè nelle ammiraglie, hanno un risultato molto, con un impatto molto evidente e deciso. Qui diciamo che siamo di fronte a un compromesso che però in questo caso, devo essere sincero, con questa tastiera, questa keypad che ho provato adesso, proprio appena arrivato qua da Marco, diciamo che questo incastro, questo rapporto tra la keypad e il suono non è affatto male, nel senso che rende semplice anche proprio
il rapporto con uno strumento che pesa niente. Perché, cioè, premessa, questo strumento lo stiamo provando perché qui vi portate dietro una cosa che non pesa niente, cioè nel senso che è inesistente, però dà una sensazione, una strana sensazione di rimbalzo, non so come definirlo, ma posso definirlo rimbalzo, ecco. Cioè non mi perdo alla fine del colpo, non mi perdo via nel senso che mi ritorna su il tasto in un modo strano. Non è naturale, chiaramente, perché voglio dire, è un tasto semipesato, con una strana modalità di ritorno che in qualche modo mi permette di pronunciare in modo abbastanza semplice. Scusate se abbasso lo sguardo perché c'è Marco qua, quindi ogni tanto ci facciamo sì con la testa per confortarci, diciamo. Ecco, insomma. Comunque, diciamo che allora, questo era il pianoforte diciamo quello principale, quello che viene dato come campionamento di pianoforte principale. Poi c'è quest'altro qui. Ecco, diciamo che in generale è in queste cose qui che il campionamento, quello diciamo completo, e questi qui ridotti cambiano, cioè questi qui ridotti scoprono un po' il fianco, perché quando le armoniche, quando si fanno dei cluster o comunque si mettono insieme delle note vicine, succede una cosa un po' meno naturale rispetto a quello diciamo col campionamento completo. Però comunque poi in un contesto secondo me non si sente il problema, anzi devo dire che trovo il suono anche abbastanza efficace. Chiaramente diciamo che pianisticamente non è proprio, cioè il rapporto come vedete è abbastanza immediato, però chiaramente non vi aspettate una pesata con tutti i crismi del caso. È un buonissimo compromesso, questo sicuramente. Molto meglio di tanti altri compromessi sul mercato, da questo punto di vista, per essere così leggera. Ed è una tastiera con cui secondo me si può suonare un po' di tutto. In particolare, vabbè, poi qua ci sono tutti, diciamo, tutte le modifiche anche a livello di effetti ed equalizzazione dei pianoforti, più chiari, più scuri, ma sono due modelli comunque di campionamento. Poi ci sono questi qui che credo arrivino più. Non so se sono campionamenti nuovi, se sono quelli vecchi. Comunque ce ne sono un po', anche scurissimi. Poi qui abbiamo a disposizione questo pannello di controllo con i controlli delle varie zone, perché è una workstation a tutti gli effetti, si possono fare degli split, delle cose, ma al di là di questo volevo farvi sentire il suono. Qui abbiamo i filtri, abbiamo, diciamo, scusate, abbiamo la DSR classica, poi abbiamo l'opportunità di lavorare sul filtro, c'è una specie di matrice con i controlli, si può lavorare in modo abbastanza facile. Ci sono un ingresso per un volume, un sustain e un altro e uno switch da utilizzare per altre cose che possono essere varie. Ci sono anche delle multi. Intanto andremo avanti con i suoni, passerei ai piani elettrici. Questo è il primo che viene proposto. Ecco, sul piano elettrico chiaramente si sente un po' di meno il problema del campionamento, un po' più. Niente male questo.
Poi credo che chi mastica, diciamo così, un po' le ultime novità di Kurzweil conosce bene questo sound, che ripeto, ragazzi, cerchiamo di entrare anche nell'ordine di idee sia del prezzo che della portabilità, cioè nel senso che questo è uno strumento fatto per un certo tipo di ragionamento. Si scende a compromessi da una parte e dall'altra parte si porta in giro una cosa che non pesa niente, super portatile, con un prezzo anche insomma, diciamo contenuto. Ci sono vari modelli di piani elettrici, chiaramente. Questo non è niente male, eh? Ha una bella. Ecco, anche qui stessa cosa, si sente, io me lo ricordo bene quello che c'è sul forte, si sente un pochino in certi casi, cioè, insomma diciamo che quelle complete non mostrano mai il fianco, non si sente mai insomma il problema del campione. Qui ogni tanto in certe situazioni un po' di più, però insomma io credo che poi in una situazione appunto live possa funzionare. Poi più di una volta mi è capitato di dire che io sono affezionato alla vecchia generazione. Lo sono ancora, cioè nel senso che ogni tanto mi capita di di trovare un PC3X o un PC3K in giro, e quando mi metto lì, e per me quei suoni lì sono fantastici, ma chiaramente questi sono più realistici rispetto a quelli. Però quelli lì ce li ho nel cuore, poi secondo me avevano erano organici, avevano qualcosa di vivo al loro interno, e devo dire che qui secondo me quel tipo di livello lo si trova nei modelli top. Queste sono, ripeto, questi sono dei compromessi che però in questo caso, devo essere sincero, lo ripeto per l'ennesima volta, con questa tastiera qua, il rapporto tra il suono e la tastiera non è per niente male a sentirlo così sotto le mani. La tastiera è rumorosa, ve lo dico prima che poi scrivete, ma fa un sacco di rumore. Sì, è rumorosa, cioè, se avete un figlio piccolo e volete fare un po' di rock and roll non è il caso, insomma, però. Quanto costa questa casa? 900. Allora, cominciamo ad andare avanti con i suoni. Ce n'è di tu per tutti i gusti, chiaramente. Potete sbizzarrirvi, ecco, Wurlitzer. Questo è un po' strano. Questi sono un po' strani. Questo è un po' meglio. In realtà in generale la pasta dei Wurlitzer la sento un po' più strana rispetto ai piani, ai piani elettrici, diciamo i Rhodes. Questo qui invece dovrebbe essere un CP.
non è male, ci sta. Bisognerebbe sentirlo in un contesto, diciamo, live, con altri strumenti, uscire da un PA per capire bene di che cosa stiamo parlando. Così, a orecchio non mi sembra male, il rapporto tra il tasto e il campionamento sull'audio di uscita, ripeto, voglio dire, come, come tutte le altre aziende, diciamo, quando l'ammiraglia ha un suono, le altre ne hanno un altro, quindi insomma bisogna accontentarsi, mettiamola così. Però non lo so, in cuffia è piacevole, adesso non saprei, ci stiamo guardando, ci stiamo confrontando, devo essere sincero. Sì, diciamo che c'è... Sento anche un pochino di più rispetto all'SP6, anche se probabilmente dentro c'è la stessa cosa. Deve essere probabilmente la keypad che mi fa questo effetto. Sento un po' più di continuità fra i suoni, un po' meno distanza fra una categoria e l'altra, insomma. Probabilmente la risposta di questa tastiera rende tutto più omogeneo. Piano FM. Carini questi, molto belli. Bellissimi. Ecco, clavinet. AC. Phaser. Auto wah. Con un po' di saturazione, poi ci sono tutti gli effetti all'interno, chiaramente su tutto si può intervenire, nel senso che il bello di Kurzweil normalmente è anche proprio quello, cioè nel senso entrare il bello e il brutto, cioè il bello nel senso che la cosa complicata è quella, ma nel senso buono del termine, perché poi si può arrivare molto lontano, non ci si arriva facilmente, ma ci si arriva. Ma devo dire, ripeto, che in cuffia ho una bella sensazione, poi ripeto, bisognerebbe... Poi ci sono questi piani e queste variazioni sul tema di vario genere. Comunque poi organo chiaramente credo che ci sia il KB3 all'interno, il motore del KB3, e infatti vedo qui che ci sono anche i drawbar che si possono chiaramente utilizzare, credo scegliendo, spostandosi diciamo all'interno di questa matrice per poi vedere qui muoversi i drawbars. Esatto. Sì, non è comodissimo, vabbè, ma a quel punto, insomma, con un controller o qualcosa del genere si può ovviare a questo problema, e dentro abbiamo a disposizione praticamente il KV3. Ecco, anche questo rispetto a, per esempio, all'effetto che mi ha fatto su altri modelli dell'ultima generazione, ripeto, forse sarà per la sensazione che sia sotto le mani, mi sembra suonare abbastanza, rispondere abbastanza bene. Ecco, come dico sempre quando si tratta di questa generazione qui di Hammond, della Kurzweil, chiaramente vabbè, molto spesso tutti mi dicono sì, ma è datato, ha un'età,
Sì, sono d'accordo sul fatto che magari non sia attuale come la maggior parte delle master keyboard, delle workstation che ci sono in giro propongono altre cose che hanno sicuramente un impatto più attuale. Però io questo Hammond qui mi capitava di usarlo quando andavo in giro con la Kurzweil e basta, e magari dovevo fare una data dove avevo solo quella e chiaramente facevo tutto con quella. Allora usavo chiaramente il suo Hammond e ci facevo anche i soli e tutto quanto. Nella band questo suono qui ha un'identità. Poi è chiaro, qui esce in un modo, sulla PC3 esce in un altro, sulla PC4 esce in un altro, sul forte esce in un altro ancora. Non mi chiedete perché, ma questa è la mia sensazione. Magari mi sbaglio, anzi, sicuramente poi gli amici, diciamo, che collaborano e usano Kurzweil sempre mi diranno: non è vero, guarda che sono tutte. Va bene, però fatto sta che la mia sensazione è questa. E ho l'impressione che comunque quel suono venga espresso in modo diverso dai vari modelli. Però di base quel suono lì c'è da ricordarsi che è un suono che è stato usato anche a livelli veramente altissimi in ambiti dove l'Hammond era importante, in situazioni dove basta andare a vedere alcuni live vecchi su YouTube di alcuni gruppi che lo usavano, fuori la sensazione era quella che ci fosse un Hammond, che ci fosse perlomeno un organo vero, non so come dire. Poi che non fosse un Hammond è un altro discorso. Però non so come dire, questa cosa qui ha una sua funzione. Questo tipo di cose in band, questo suono un po' farinoso così, sta bene con le chitarre, con le altre cose. Non è per insistere, è per dire che magari si viene scoraggiati ascoltandolo così, ma che poi un po' di storia ce l'ha. Comunque, vabbè, insomma, ora andrei sui, diciamo, la parte quella più famosa di Kurzweil. Sì, è la tastiera che fa la differenza. Devo dire che quello che è il piano touch, che è una modalità, diciamo, dinamica all'interno di Kurzweil che c'è già da tantissimi anni, qui risponde con un'immediatezza. Questi li conosco tutti, vabbè, sono tutti i suoni classici. Ormai diciamo storici. Belli. Sì, suonano comunque, eh. Suonano come suonano bene o male le ultime cose che fa Kurzweil. Se vi piace quel sound, ce l'avete e avete una risposta sotto le mani soddisfacente, devo dire. Qui potete agire senza sapere, cioè, c'è scritto che cosa succede quando lo muovete, però insomma sono preparati, sono apparecchiati per fare delle cose, lo scoprirete solo vivendo. Insomma. Comunque il risultato è sempre piacevole.
direzione. Sì, devo dire che sono quei suoni lì. Ecco, forse in questo caso si sente di meno il problema perché questi sono campioncini un po' più piccoli, quindi rimangono gli stessi forse delle ammiraglie e la qualità non cambia. Cambia sui pianoforti, su quelli grossi, sui campionamenti più vasti, lì un pochino si sente. E poi chiaramente la Forte, l'uscita della Forte è un'altra, insomma, c'è una potenza notevole proprio. Poi non lo so, io dico così, ma è solo una sensazione personale. Poi qui ci saranno sicuramente tutte le classiche multi. Esatto, eccolo qua. Con cui divertirsi. Ce n'è per tutti i gusti. Succedono le sigle televisive. Questi me li ricordo perfettamente. Ce n'è. Ma torniamo ai suoni, diciamo, di base, voci. Ecco, in queste cose qua Kurzweil è da anni che ha una morbidezza davvero notevole. Ce ne sono tantissimi, chiaramente. Il suono rimane se lo cambiamo, Importante. Poi ci sono i lead. Qui intanto leggete, ogni volta che utilizzate un controllo leggete cosa sta succedendo. Vabbè, questi li conosciamo, soprattutto se conoscete Kurzweil li conoscete questi. Beh, comunque, insomma, diciamo che suona, poi ci sono tutti i bassi, le chitarre, chiaramente, vabbè, i bassi in particolare quelli. Quelli synth in particolare sono bellissimi perché chiaramente sono derivati da Vast, che insomma è un sistema di sintesi, diciamo, virtual analog che Kurzweil si porta dietro da tanti anni. Allora, io vi dico, non so se sia una sensazione mia personale perché non lo so, perché magari questa tastiera mi fa sentire particolarmente a mio agio, ma rispetto ad altri modelli mi sono trovato meglio nel suonare più o meno tutto. Ripeto, l'unica differenza credo che ci sia con gli altri modelli è questa keybed. Una keybed che chiaramente non è pianistica, quindi diciamo se siete orientati al pianoforte magari scegliete un altro modello, però se volete farci un po' di tutto, volete una cosa leggera, suona giusta, cioè nel senso fa quello che deve fare. Ora sul prezzo io non so dire esattamente quale sia perché non ho guardato bene qual è il prezzo esatto di questo modello. Cioè, questo qui è Kurzweil SP67. Allora, questa tastiera costa praticamente 950 euro, 949 euro. E
E quindi comunque, insomma, bisogna valutare se vi interessa avere una cosa così leggera, ripeto perché è leggerissima, e con questo tipo di keypad, che è una semi pesata, diciamo, ecco. Però, ripeto, si può pronunciare. Non fa rimpiangere, diciamo, in modo completo come le synth, diciamo, il rapporto col tasto che si può avere con un pianoforte o con un piano elettrico, in particolare con i piani elettrici, secondo me. Adesso non suona, però nel senso, io lo sento perché lo sento suonare dentro. Non è male questa tastiera, questo è importante. Poi, dall'altri punti di vista, ogni volta che tocco Kurzweil qualcuno sottoscrive qualsiasi, cioè, nel senso, c'è una, c'è sempre qualche diatriba da affrontare, perché ci sono gli aficionados, quelli che dicono che sono meglio quelle nuove, quelle vecchie, tutto il resto, non è vero, non è vero. Io dico quello che mi viene spontaneo emotivamente dire, con chiaramente una consapevolezza molto più eh, completa di quella che è la vecchia generazione, perché ci ho lavorato. Con queste nuove non ho avuto l'esperienza sul palco adatta per potervi consigliare con sicurezza. Quello che vi posso dire è che comunque hanno un altro tipo di suono. Ecco, hanno un altro carattere. Se vi piace questo carattere qui, questa potrebbe essere un'ottima soluzione, leggera, super portatile, con tutto quello che serve per farci più o meno di tutto. Niente, per il resto non c'è nient'altro da dire, c'è tutto quello che trovate negli altri modelli, scegliete quello che vi piace di più. Se qualcuno di voi l'ha provata in contesti, diciamo, live, magari può aiutare a scrivere sotto un commento, dire come si è trovato e tutto il resto. Per il resto, insomma, spero possa essere stato utile. Come sempre, ripeto, io vi do un parere più emotivo e musicale che tecnico, nel senso che quando mi si chiede se si può mettere il basso splittato qui, sì, credo di sì, ma voglio dire, magari c'è scritto sul manuale, non ho idea. Però, perché questo canale è un po' così, insomma, tralascia un po' quegli aspetti, questo mi dispiace, ma è un po' il mio carattere. Però dal punto di vista di come ci si approccia alla tastiera vi posso dire che se qui ti metti a suonare un piano elettrico, sali sul palco, devi fare un piano elettrico, trovi sta tastiera, dici oh signor cos'è? Dopo un minuto trovi la quadra. Ci sono altre tastiere sul mercato, anche più costose di questa, con cui in realtà questo tipo di rapporto con un piano elettrico e una tastiera semipesata non l'hanno trovato. Ecco, questo è importante e gli va dato atto di questo. Poi su come suona, quello insomma ragazzi, insomma, c'è da pensare che questa praticamente fra un po' usata la troverete a 600 euro, per farla breve. Vi saluto. Ciao, vi saluta Marco Vallarani, che ringrazio per avermela fatta provare, vi saluta Giorgio, non si dice il cognome, e niente, basta, insomma, tanto lo avete capito, quelli del gruppo sanno di chi sto parlando, perché... E quindi niente. Ringrazio come al solito tutti voi per l'accoglienza quando faccio i video e tutto il resto, spero stiate bene, visto il periodo. Noi siamo felicissimi perché questo video lo stiamo facendo alla seconda forse uscita da questo casino che è successo, quindi stiamo vedendo un po' la luce in fondo al tunnel, siamo felici di poter fare queste cose di nuovo insieme e niente, adesso vedrò di vendere il mio basso a Marco per farmi dare quello che ho usato in questo video. Ciao ragazzi! Spero che c'era la fregatura da qualche parte.